Stephen Rodney McQueen, meglio noto come Steve McQueen, è un artista, regista, produttore e sceneggiatore britannico che proviene dal mondo della videoarte e che si è fatto conoscere anche per la realizzazione di diversi lungometraggi. La sua opera è stata esposta in istituzioni internazionali, tra cui Documenta, la Biennale d'Arte di Venezia, il MoMA di New York, e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Turner Prize nel 1999. Steve McQueen, che oggi vive tra Londra e Amsterdam, è nato nel 1969 a Ealing, un borgo di Londra, da genitori originari dell'America centrale caraibica. Dopo aver intrapreso studi artistici, ha lavorato con la fotografia e la scultura, e negli anni 90 la sua attenzione si è rivolta alle immagini in movimento. Tra il 1993 e il 2014 McQueen realizza 22 cortometraggi. Buster Keaton, Jean Vigo e Andy Warhol costituiscono i punti di riferimento per il suo approccio all'improvvisazione, spesso caratterizzato dalla predilezione per la camera a mano. McQueen affronta spesso tematiche di natura sociale, come il razzismo, omoerotismo e la violenza dell'uomo. I suoi soggetti vengono trattati in modo asciutto, lasciando allo spettatore una loro libera ultima interpretazione. Negli anni 90 ha realizzato i suoi primi filmati in bianco e nero. Nel 1993 realizza Bear, Orso, in cui due uomini nudi, uno dei quali è McQueen stesso, si azzuffano e si prendono in giro l'un l'altro, in un incontro che oscilla tra la tenerezza e l'aggressività. Nel 1997 realizza Deadpan, che significa impassibile, e si incentra sul tema del razzismo. McQueen si ispira all'iconica scena del film Steamboat Bill Jr. di Buster Keaton del 1928. L'artista cita la sequenza in cui si vede la facciata di una casa precostruita crollare al suolo lasciando illeso Keaton, posizionato verticalmente nel vano di una finestra aperta. McQueen reinventa questa scena, ponendo se stesso come protagonista, per criticare l'invisibilità dell'identità nera nel cinema. Se Keaton scappa rapidamente dopo la caduta della parete, McQueen rimane tra le macerie mentre l'azione si ripete incessantemente. Nel 2008 McQueen, con il film Hunger, esordisce nel campo dei lungometraggi. Si tratta di un film drammatico che racconta il trattamento dei prigionieri politici nel carcere di Long Kesh, nell'Irlanda del Nord. Il film si sofferma sulla storia del leader degli anni '80 del movimento dell'IRA, Bobby Sands, che muore a 27 anni in seguito ad uno sciopero della fame per protestare contro il cruento regime carcerario a cui erano sottoposti i detenuti. Il film è ispirato al cinema verité di Jean Rouch per la sua forza espressiva e gli valse il Camera d'Or nella sezione Un certain regard al Festival di Cannes. Nel 2011 realizza Shame, che tratta la storia dell'incapacità di un uomo nel costruire una relazione sentimentale sana a causa di una dipendenza dal sesso. La delicatezza e la crudezza dei temi ha fatto sì che in Italia ci siano voluti 4 anni dall'uscita ufficiale del film al Festival di Cannes per poterlo vedere. Nel 2013 è la volta di 12 anni schiavo, un film drammatico tratto dall'autobiografia di Solomon Northup, un talentuoso violinista che negli Stati Uniti del periodo precedente alla guerra civile nel 1841, da uomo nero nato libero, viene rapito e venduto come schiavo. Dopo 12 anni di crudeltà, l'incontro con un abolizionista canadese cambia per sempre la sua vita. Anche questo film ha vinto numerosi premi, tra cui 3 premi Oscar nel 2014. Nel 2018 McQueen prosegue con il film Widows, un libero riadattamento della serie televisiva britannica omonima degli anni '80. Il film, ambientato a Chicago, racconta di 4 donne che vogliono saldare un conto con un boss della malavita, entrato in politica e precedentemente rapinato dai loro mariti. Le donne decidono di allearsi e onorare il debito per rompere ogni legame con il passato, organizzando a loro volta una rapina. Infine, nel 2020 McQueen dirige per la BBC Small Aches, una raccolta di 5 film originali ambientati tra gli anni 60 e 80. La storia si concentra su personaggi ed eventi storici della comunità afro-britannica di Londra, che si è fatta strada con determinazione nonostante esperienze di razzismo e discriminazione. Le videoinstallazioni di McQueen sono sempre state caratterizzate da un allestimento neutrale e minimale. Si tratta di grandi proiezioni su parete bianca o nera pensate per coinvolgere completamente lo spettatore. L'intento dell'artista è di mettere in discussione la potenza dell'immagine, tanto da annullare il sonoro in molti casi. Esse diventano finzione e la realtà perde tutto il suo valore.
Per la sua prima mostra in Italia, nel 2005, McQueen realizza Pursuit all'interno di Fondazione Prada. Modulate in ambienti in cui architettura e videoinstallazione si intrecciano, le pareti sono ricoperte di materiale specchiante e le immagini in movimento fluttuano nel vuoto, riflettendosi nell'ambiente circostante. La mostra, a cura di Germano Celan, comprende un insieme di lavori diversi per tecnica e contenuto. Nel 2009 McQueen rappresenta l'Inghilterra alla 53esima edizione della Biennale di Venezia con l'opera Giardini. Il film è stato girato nel periodo di fuoristagione ai giardini comunali che ospitano la Biennale, da cui l'opera stessa prende il nome. Realtà e finzione si sovrappongono in questa proiezione a schermo diviso. La telecamera fissa registra ciò che le accade davanti in un continuo susseguirsi di giorno e notte. Nei giardini deserti del fuoristagione si hanno pochi segni di vita umana, qualche cane vagante, mentre suoni ambientali accompagnano la sequenza delle immagini. Nel 2022 McQueen riunisce alcuni dei suoi lavori più rilevanti all'interno della mostra Sunshine State, curata da Vincent Odoli, organizzata a Milano presso Hangar Pirelli della Bicocca in collaborazione con la Tate Modern di Londra. I lavori esposti sono 6 opere filmiche e un'unica scultura. Vari filmati ripercorrono la carriera dell'artista come Cold Breath del 1999, Charlotte del 2004 e Static del 2009. Essi rappresentano modelli narrativi liberi e ci prospettano diversi punti di vista dei contesti storici e contemporanei. Il film che dà il titolo alla mostra, Sunshine State, è stato commissionato e prodotto dall'International Film Festival Rotterdam. Esso fonde memoria personale e collettiva, cucendo sequenze del film agli esordi del cinema sonoro, The Jazz Singer, e del suo celebre protagonista Al Jolson, con una storia di vita del padre dell'artista frammentata e ripetuta in sottofondo. Il bello è lasciarsi ipnotizzare dalla sfera di fuoco con cui si apre la videoinstallazione. L'artista ha espressamente richiesto di non postare nulla sui social, in quanto la sua arte è fatta di visioni in movimento, spesso lunghe e complesse. Steve McQueen, in oltre 20 anni di carriera, ha realizzato opere artistiche e cinematografiche che riflettono sulla condizione umana, sulle disuguaglianze e sulla fragilità dei nostri corpi, del nostro spirito. D'altronde è lo stesso artista che ci ha detto che la vera arte non inventa nulla, può servire a misurare la temperatura della storia o contribuire a mappare il mondo, ma la vera arte è la vita stessa.